Oggi raccontiamo la storia di un dolce italiano famoso in tutto il mondo, il tiramisù. Il tiramisù è un dolce al cucchiaio, cioè un dolce morbido che si mangia con il cucchiaio. Non si cuoce in forno e si serve freddo. Per questo è abbastanza facile prepararlo a casa. Gli ingredienti sono semplici: savoiardi, caffè, uova, zucchero e mascarpone. Nella ricetta classica, sopra c'è un po' di cacao amaro in polvere. Oggi il tiramisù è nel menù dei ristoranti italiani di tutto il mondo. Ma la sua storia è recente. Questo dolce ha circa 60 anni. Secondo la storia più famosa, il tiramisù è nato nel Veneto. La sua città è Treviso, una città elegante e tranquilla, vicino a Venezia. A Treviso ci sono canali d'acqua, portici e vecchie case decorate. La storia di questo dolce, però, comincia molto prima, con la storia dei suoi ingredienti. Ogni ingrediente ha fatto un lungo viaggio prima di arrivare in quel dolce. Per capire bene il tiramisù, dobbiamo conoscere questi viaggi. Vediamo gli ingredienti uno dopo l'altro e seguiamo il tempo in avanti, passo dopo passo. Il primo ingrediente è il mascarpone. Il mascarpone è un formaggio fresco, bianco, morbido e molto grasso. Non ha un sapore forte, è delicato e un po' dolce. Il mascarpone è nato molti secoli fa in Lombardia, la regione di Milano. I contadini lombardi lo preparavano con la panna, cioè la parte più grassa del latte. Scaldavano la panna e aggiungevano una sostanza acida, per esempio il succo di limone. Con il calore e l'acido, la panna diventava densa e cremosa. Quella crema bianca e ricca era il mascarpone. Per molti secoli il mascarpone è rimasto un prodotto locale della Lombardia. Le persone lo mangiavano soprattutto in inverno, perché con il caldo si rovinava in fretta. Ricordate questo formaggio? Molto tempo dopo diventa l'ingrediente principale della crema del tiramisù. Il secondo ingrediente sono i savoiardi. I savoiardi sono biscotti leggeri e asciutti, di forma lunga e stretta. Si preparano con 3 cose semplici: uova, farina e zucchero. Il loro nome viene dalla Savoia, una terra tra l'Italia e la Francia di oggi. Molti secoli fa, la Savoia era uno stato indipendente, con una corte ricca e importante. La corte è il gruppo di persone che vive e lavora vicino a un re o a un duca. Secondo la tradizione, i cuochi della corte hanno creato questi biscotti per un ospite speciale. L'ospite era Carlo IV di Lussemburgo, un imperatore in visita. I biscotti sono piaciuti molto e sono diventati il dolce tipico della corte. I savoiardi hanno una qualità speciale, sono pieni di piccole bolle d'aria. Per questo assorbono bene i liquidi, come una spugna. Assorbire significa prendere dentro di sé un liquido. Questa qualità diventa molto importante nella nostra storia. Anche il cacao, la polvere scura sopra il dolce, ha una lunga storia. La pianta del cacao viene dall'America del Sud. Molto tempo fa è arrivata anche in America centrale. Nel Cinquecento le navi spagnole hanno portato il cacao in Europa. All'inizio era un prodotto raro e costoso, solo per le persone ricche. Poi, con il tempo, il cacao è diventato comune in tutta Europa. Nel tiramisù, il cacao dà il profumo finale e il colore scuro sopra la crema bianca. Un altro grande ingrediente è il caffè. E anche il caffè ha una storia molto lunga. La pianta del caffè viene dall'Africa orientale. Per secoli il caffè è stato una bevanda del mondo arabo. Gli europei, per molto tempo,
non conoscevano questa bevanda scura e amara. Poi, nel Seicento, il caffè è arrivato in Europa attraverso i porti del mare Mediterraneo. Venezia è stata una delle prime città europee a comprare e vendere il caffè. Venezia era una città di mercanti, cioè persone che comprano e vendono merci. Le navi veneziane portavano dall'Oriente spezie, tessuti preziosi e sacchi di caffè. All'inizio il caffè si vendeva come una medicina e costava molto. Poi a Venezia sono nate le botteghe del caffè, i primi locali per bere il caffè. Nel 1720, in piazza San Marco, ha aperto il caffè Florian. Il caffè Florian esiste ancora oggi ed è uno dei caffè più antichi del mondo. Dal porto di Venezia, il caffè è arrivato lentamente nelle case di tutto il Veneto. Secondo la storia di Treviso, il dolce nasce in una regione dove molte persone bevono caffè. C'è un'ultima cosa da conoscere prima di arrivare al nostro dolce. Nel Veneto esisteva da molto tempo una preparazione semplice a base di uova. Le nonne sbattevano un tuorlo d'uovo con lo zucchero fino a creare una crema chiara. Sbattere significa mescolare in modo veloce ed energico, con una forchetta o una frusta. Il tuorlo è la parte gialla dell'uovo. Questa crema aveva un nome in dialetto veneto, sbatudin. Era considerata un cibo che dà energia al corpo. Le famiglie la davano ai bambini, alle persone malate e alle persone anziane. Una persona stanca mangiava questa crema e si sentiva subito più forte. Non era una ricetta scritta nei libri. Le famiglie la preparavano in casa. Uova e zucchero erano già un cibo dolce che dava energia alle famiglie del Veneto. Ricordate bene questa idea: un dolce che dà energia. Il nome del tiramisù nasce proprio da questa idea. Adesso tutti gli ingredienti sono pronti e possiamo raccontare la nascita del dolce. Siamo a Treviso, negli anni 60 del Novecento. Il Novecento è il secolo che va dal 1901 al 2000. L'Italia di quegli anni cambia molto in fretta. Dopo la guerra, il paese lavora, produce e diventa più ricco. Gli storici chiamano questo periodo il boom economico, cioè la crescita veloce dell'economia. Le famiglie comprano il frigorifero, la televisione e la prima automobile. Anche il modo di mangiare cambia insieme al paese. Le persone escono di più e vanno al ristorante anche per piacere, non solo per le feste. Nel centro di Treviso c'è un ristorante storico. Si chiama Le Beccherie. Il ristorante appartiene alla famiglia Campeol. Alba Campeol lavora nel ristorante insieme al marito Ado. In cucina c'è anche un giovane cuoco e pasticcere. Si chiama Roberto Linguanotto. Un pasticcere è un cuoco specializzato nei dolci. Secondo il racconto più famoso, l'idea del tiramisù nasce da un'esperienza personale di Alba. Alba ricorda il 1955, quando nasce suo figlio, e lei è molto stanca e debole. La suocera, cioè la madre del marito, la aiuta con un rimedio antico. Le prepara una crema di uova sbattute e zucchero, con un po' di caffè. Quella crema dolce dà ad Alba energia e forza in un momento difficile. Alba pensa: questa cosa buona può diventare un dolce per i clienti del ristorante. Molti anni dopo, verso il 1970, nella cucina del ristorante cominciano le prove. Roberto Linguanotto lavora con le uova, lo zucchero e il mascarpone. Secondo un racconto, un giorno un po' di mascarpone cade per caso nella crema di uova. Il cuoco assaggia la crema e capisce subito: il sapore è perfetto.
Poi scelgono gli altri ingredienti. Il cuoco e la famiglia aggiungono i savoiardi bagnati nel caffè e sopra il cacao amaro. Nasce così un dolce freddo, cremoso e pieno di energia. Il dolce non ha ancora un nome famoso, ma ha già un sapore speciale. All'inizio degli anni 70, il dolce entra ufficialmente nel menù del ristorante. Sul menù il nome è scritto in dialetto veneto, tiramisù. La ricetta originale ha solo 6 ingredienti: savoiardi, caffè, uova, zucchero, mascarpone e cacao. Non c'è panna montata e non c'è liquore. Il liquore è una bevanda dolce con alcol. Il dolce originale non aveva alcol, ma aveva caffè e uova crude. I clienti del ristorante lo amano subito e lo ordinano ogni sera. Altri cuochi del Veneto conoscono la ricetta e iniziano a prepararla. Negli anni 70 il tiramisù arriva nei ristoranti di Venezia, di Padova e di altre città. A questo punto dobbiamo dire una cosa onesta. Anche altre zone d'Italia raccontano una storia diversa sulla nascita del tiramisù. Il Friuli Venezia Giulia, una regione vicina al Veneto, dice: il dolce è nato qui. In alcuni ristoranti di quella regione esistevano dolci simili già molti anni prima. La discussione tra le due regioni continua ancora oggi. Le persone delle due regioni discutono con simpatia e sono orgogliose delle loro ricette. La versione di Treviso, però, resta la più famosa. Parliamo adesso del nome, perché il nome di questo dolce è una piccola lezione di italiano. Tiramisù viene da 3 parole: tira, mi e su. Tirare su significa portare qualcosa verso l'alto. Tiramisù, quindi, significa dammi forza, dammi energia, fammi stare meglio. Questo nome esiste per una ragione precisa. Viene dall'idea di dare energia. Il caffè aiuta a sentirsi svegli e lo zucchero dà energia veloce. Dopo una porzione di tiramisù, una persona stanca si sente davvero meglio. Il nome è nato in dialetto, tiramisù, e poi è diventato tiramisù in italiano. Nel 1981, un giornalista esperto di cucina, Giuseppe Maffioli, scrive un articolo su questo dolce. Maffioli racconta la nascita del tiramisù a Treviso e spiega la sua ricetta. Quell'articolo è uno dei primi testi sulla storia di Treviso. Da quel momento il nome comincia a viaggiare fuori dal Veneto. Vediamo adesso come si prepara il tiramisù classico, passo dopo passo. Servono uova pastorizzate, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao amaro. Le uova pastorizzate sono trattate contro i batteri. Prima di tutto si prepara il caffè, in Italia di solito con la moka. La moka è la caffettiera classica delle case italiane. Il caffè poi deve diventare freddo o almeno tiepido. Intanto si separano i tuorli dagli albumi. L'albume è la parte bianca e trasparente dell'uovo. Si sbattono i tuorli con lo zucchero fino a creare una crema chiara e leggera. Questa è la stessa operazione dello sbatudin delle nonne venete. Poi si aggiunge il mascarpone, un cucchiaio alla volta, con movimenti lenti. In molte case si montano anche gli albumi e si uniscono alla crema. Montare significa sbattere a lungo, fino a creare una schiuma soda. Con gli albumi montati, la crema diventa più leggera, quasi come una nuvola. Adesso arriva il momento dei savoiardi. Si bagna ogni biscotto nel caffè per 1 o 2 secondi, non di più. Un biscotto troppo bagnato si rompe e diventa molle.
Si fa uno strato di biscotti sul fondo di una teglia. Uno strato è un livello orizzontale, come il piano di un palazzo. La teglia è il contenitore largo e basso dove si prepara il dolce. Sopra i biscotti si mette uno strato di crema al mascarpone. Poi si fa un altro strato di biscotti e un altro strato di crema. In tutto ci sono 2 strati di biscotti e 2 di crema. Alla fine si copre tutto con il cacao amaro in polvere. Il cacao si mette con un piccolo colino per creare una superficie uniforme. Il colino è un piccolo strumento da cucina con una rete fine. Il dolce riposa in frigorifero per alcune ore, meglio una notte intera. In quel tempo i sapori si uniscono e il dolce trova il suo equilibrio. Il giorno dopo il tiramisù è pronto, fresco, morbido e profumato di caffè. Il cucchiaio entra nella crema senza sforzo e ogni strato ha il suo sapore. Prima senti il cacao amaro, poi la crema dolce, poi il caffè dentro il biscotto. Negli anni '80 il tiramisù comincia il suo viaggio nel mondo. In quegli anni la cucina italiana diventa sempre più famosa all'estero. Molte famiglie italiane vivono all'estero da tempo e hanno ristoranti negli Stati Uniti, in Germania, in Australia. Questi ristoranti mettono il tiramisù nel menù, accanto alla pizza e alla pasta. I clienti stranieri provano il dolce nuovo e lo amano subito. Il nome suona musicale ed è facile da ricordare, anche per chi non parla italiano. Negli anni '90 il tiramisù è ormai famoso in tutto il mondo. La parola tiramisù entra nei dizionari di molte lingue. Oggi è una delle parole italiane più conosciute nel mondo, insieme a pizza e spaghetti. In quasi tutte le lingue, il dolce mantiene il suo nome italiano. Una persona giapponese, una brasiliana e una tedesca usano la stessa parola, tiramisù. Con il viaggio nel mondo nascono anche le varianti. Una variante è una versione diversa della stessa ricetta. C'è il tiramisù alle fragole, senza caffè, pensato per i bambini. C'è il tiramisù al limone, al pistacchio e perfino al tè verde. Alcuni cuochi usano la panna al posto delle uova. Gli amanti della ricetta classica non sono sempre contenti di queste versioni. Per loro il vero tiramisù ha solo i 6 ingredienti originali di Treviso. Questo succede spesso a un piatto famoso. Le persone lo preparano in modi diversi. Negli anni 2000 arriva Internet e la ricetta viaggia ancora più veloce. Oggi milioni di persone cercano la ricetta del tiramisù sul telefono o sul computer. Il tiramisù è un dolce molto cercato e preparato nel mondo. Molte persone imparano proprio dal tiramisù le loro prime parole di italiano. E oggi, che cosa è diventato il tiramisù? È un simbolo dell'Italia a tavola, come la pizza e il gelato. Dal 2017 a Treviso c'è anche una gara internazionale, la Tiramisù World Cup. Persone da molti paesi preparano il loro tiramisù davanti a una giuria. Una giuria è un gruppo di persone che assaggia, giudica e decide chi vince. Ci sono 2 categorie, la ricetta originale e la ricetta creativa. Vince chi riceve più punti dalla giuria. Ma il posto più importante del tiramisù non è la gara, è la casa. Il tiramisù non ha bisogno del forno e questo lo rende un dolce facile per tutti. Per questo tante famiglie lo preparano insieme per il pranzo della domenica. I bambini aiutano a bagnare i biscotti, i grandi preparano la crema. Ogni famiglia ha la sua piccola regola personale. C'è chi mette più caffè, chi mette più cacao, chi fa 3 strati invece di 2.
Queste piccole differenze fanno parte della tradizione. Il ristorante Le Beccherie esiste ancora, nel centro di Treviso. Molti turisti vanno lì per assaggiare il tiramisù nel posto dove, secondo la storia di Treviso, è nato. Alba Campeol è morta nel 2021. I giornali di tutto il mondo hanno raccontato la sua storia. Molti l'hanno chiamata la madre del tiramisù. Anche Roberto Linguanotto ha continuato per tutta la vita a raccontare quella ricetta. La storia del tiramisù è alla fine una storia molto italiana. Dentro ci sono ingredienti semplici: una famiglia, un ristorante e una città. C'è anche un'idea gentile: un dolce che aiuta una persona stanca. Questa versione è nata in una cucina di Treviso e oggi è conosciuta in molti paesi. Oggi, quando una persona dice tiramisù, dice una piccola frase italiana. Dice: dammi energia, fammi stare meglio. Forse è proprio per questo che il tiramisù piace a tante persone, da più di 50 anni. E tu, hai mai preparato il tiramisù a casa tua?